molto bene in questo parcheggio a nord di Hannover, proprio a ridosso dell'inizio di alcuni sentieri. Questa mattina, mentre ci preparavamo per partire, io e i cani ci siamo fatti un bel giro, un anello più o meno di 3 km dentro al bosco, e adesso siamo ripartiti in direzione Danimarca! Danimarca! L'importante è essere tutti sincronizzati. No, stiamo andando, è vero, in Svezia, però faremo tappa oggi a Copenaghen. Vabbè, ma io ho detto dove dobbiamo arrivare alla fine. Hai ragione, Ok. hai ragione. Speriamo di riuscire ad arrivare a Copenaghen, accamparci lì vicino e riuscire a fare un giretto per la città quest'oggi o al massimo domani mattina. Sì, abbiamo trovato su Park4Night un parcheggio proprio vicino alla città. Le recensioni sembrano molto buone, potrebbe essere un buon punto di partenza per girare la capitale danese. Vediamo un attimo com'è. Noi non siamo proprio amanti delle città, però Beh, io basta ci che sono ci dei posti che valgono la pena di Esatto. essere A visti. me basta che ci siano gli skate park, poi il resto uguale. Va Ti bene. piacerà, secondo me ti piacerà. Si va! Ciao! Ciao! Eccoci, siamo entrati in Danimarca, Finalmente! ci hanno fermato alla frontiera, hanno chiesto i documenti, il passaporto, il Green Pass l'abbiamo fatto vedere, ci hanno chiesto quanti cani avevamo a bordo e ci hanno comunicato, non lo sapevamo, che l'Italia è in Probabilmente finale. l'Italia è in finale con la Danimarca agli europei. So che noi, non seguendo il calcio, adesso tutti ci diranno, però effettivamente non seguiamo molto il calcio, e quindi fortunatamente c'era questo soldato enorme però molto gentile. Sì. Bene, è stato piacevole passare, tranquillo. Assolutamente, quindi siamo in Danimarca, finalmente. Adesso cerchiamo un posto dove svuotare il bicicchimico, perché Ce n'è bisogno. ce n'è bisogno, ma ci crederete o no, su tutta l'autostrada che abbiamo fatto in Germania non abbiamo trovato un punto di carico-scarico. Probabilmente al di fuori dell'autostrada sicuramente ce n'erano, però lungo l'autostrada stranamente neanche a pagamento non ce n'erano proprio. Quindi, Esatto, noi che pensavamo Germania terra di camperisti, esatto, di di van, eccetera, quindi niente, vabbè. invece o tutti sono senza bici chimico oppure lo svuoteranno da altre parti. Adesso andiamo, forza, manca un confine, però quello lo passeremo domani, quello della Svezia. Per ora ci godiamo la Danimarca. Ciao! Ok, terza tappa, ci siamo fermati
a Mosede, adesso non so se si pronuncia così, ma forse sì, forse no. E abbiamo deciso di fermarci un po' prima di Copenaghen, più o meno un 30 km prima, perché non volevamo alla fine parcheggiare proprio in città, perché c'erano degli spot segnati su Park4Night, però erano proprio in città e non so, non piace dormire in città col soffietto aperto, quindi se si trova un'altra alternativa meglio. Abbiamo trovato questo posto che è sempre un parcheggio, sì, però è un parcheggio praticamente in riva al mare, dove c'è anche un fortino della prima guerra mondiale. Adesso faremo un giretto. Da notare qua lungo su questa camminata lungomare ci sono dei tavolini con, penso, una griglia incorporata, cioè, questa qui è una cosa spettacolare, cioè, saranno tipo vicini. Van Family on the Road, Svezia on the road, giorno 4, stiamo entrando a Copenaghen, ci siamo fermati nella periferia per fare un po' di spesa, nel senso abbiamo finito l'acqua, abbiamo comprato un po' di frutta, eccetera. Prima impressione, anche se non siamo neanche arrivati in centro di Copenaghen, è che è una città veramente vivibile, la periferia è perfetta, pulita, Ci sono un sacco di bici, un molta sacco di gente va in biciclette, bici. un sacco di piste ciclabili, lungo i marciapiedi ci sono delle apposite sbarre per legare le biciclette, quindi veramente È studiata. pulitissimo, è bellissimo. Dani Mi piace un sacco. Dani è rimasto stupito dalla pulizia e Sì. questo dovrebbe farci pensare che se un ragazzino di 12 anni nota la pulizia di una città rispetto alle nostre, ci deve far pensare. Bene, adesso carichiamo la spesa e andiamo in centro a Copenaghen e vi facciamo un po' vedere la città. Ciao!
Allora, siamo qui a Cristiania, c'era un piccolo skate park all'aperto, Dani ha preso lo skate e ha iniziato a girare un po', allora è arrivato fuori un signore con un cannone lungo 6 metri e ci ha detto "Ce l'hai 5 minuti, man?" e ci ha aperto questo skate park dentro questo casermone, praticamente a disposizione solo per Daniel che se la sta godendo. Fantastico. E dopo il giro a Cristiania ci prepariamo dei panini sul van, così non spendiamo soldi ulteriori, e ce li mangiamo in un parchetto che c'è qua dietro. Vedete là in fondo, stiamo per salire sul ponte di Oresbond. È il ponte strallato più lungo d'Europa che collega la Svezia alla Danimarca, quindi Malmo a Copenaghen. È un ponte è stato inaugurato abbastanza recente, è stato inaugurato nel 2000 e praticamente è lungo all'incirca 17 km. E per realizzarlo è stata costruita un'isola artificiale nella parte danese, nella quale il ponte finisce in un tunnel per arrivare alla città di Copenaghen. Che noi abbiamo appena attraversato per uscire da Copenaghen. Adesso, grazie a Michela, che è una che smanetta su internet, abbiamo trovato il modo di pagare un pochino di meno facendo il biglietto online, quindi c'è questa possibilità di farlo online, di spendere un po' meno e di non doversi fermare, ma utilizzare una corsia preferenziale per passare. Vediamo se riusciremo a farcela. Esiste anche una specie di telepass che si chiama Bropass, però è un abbonamento annuale. Ora si risparmia parecchio, quasi la metà si paga, però è un abbonamento annuale, insomma. Scoperto all'ultimo momento ci diventava difficile attivarlo. Ma viene comodo secondo me per chi viaggia spesso tra Copenaghen e Malmo, allora forse ha un senso effettivamente. Vabbè. Godiamoci il ponte. Madonna! No, siamo in Svezia. Poi dopo il confine ci sarà cioè dopo il ponte ci sarà Sì, è sulla parte svedese il pagamento. Sì, no, dico anche la dogana. Oh, c'è una cosa sul navigatore in Svezia. Sì, ti ha detto che siamo entrati in Svezia. Ma ora dov'è che andiamo a dormire? Dopo lo troviamo un posto. Dopo lo troviamo un posto. Ma perché sul navigatore ci segna 26 minuti? Per arrivare a Malmo, che è la città che c'è lì dove noi dobbiamo comprare una scheda telefonica. Perché? Per avere la connessione. Adesso possiamo farci. Ok, siamo entrati in Svezia! Finalmente!
ci ha fermato una poliziotta seriosissima che ha controllato tutti i nostri passaporti pagina per pagina, ha voluto vedere dove eravamo andati nei viaggi precedenti, si vede che voleva vedere, voleva trovare qualcosa di... però stranamente non ci ha chiesto né il Green Pass e né una prova di tampone, niente, assolutamente. Ci ha chiesto dove volevamo andare, gli abbiamo detto che facevamo un giro della Svezia, teoria fino ad Abisko, ci ha ridato i passaporti, ci ha augurato buon viaggio e siamo passati anche in Svezia. Adesso ci fermiamo a Malmo perché su internet ho trovato una compagnia telefonica dove possiamo trovare una SIM svedese. Che ha intanto, per la gioia di Michela, che deve uscire, una SIM svedese con un traffico dati illimitato che dovrebbe costare 30 euro per un mese, quindi sembra una buona offerta, vi sapremo dire. Intanto siamo in Svezia, quindi questo bene. Ciao!